Ma cosa stai facendo? Giù di sotto ho ritrovato il mio vecchio album delle figurine. Me ne è sempre mancata una per finirlo. Ma ho scoperto una cosa. A Modena c'è il museo della figurina. Noi andiamo, ce l'avranno sicuramente, la fotografo, la stampo e completo l'album. Amore, sei un genio. Arrivati a Modena, così possiamo visitare il museo della figurina come volevi tu, amore. Ah, finalmente. Adesso posso cercare la mia figurina mancante della collezione di Pamela Anderson. Ora che siamo qui, amore, te lo posso dire, quella figurina qui non ce l'hanno. E andrai nella tomba continuando a roderti per non averla mai trovata, tranquillo. Ecco, ora che lo sai, possiamo andare avanti. Giuseppe Panini era un ragazzetto come tanti e gli piacevano le figurine. Le raccoglieva e ci giocava. Ma poi arrivò l'adolescenza e... Stai proprio bene oggi, Lola. Grazie Beppe, ma dimmi, tu che interessi hai? Io colleziono figurine. Ti andrebbe di uscire con me stasera? Ecco, sai, proprio stasera mi devo lavare i capelli. Domani magari? Domani mia madre vuole che l'aiuti a spolverare sopra l'armadio. Una cosa così, insomma, e di figurine per un po' non se ne parlò più. Ma poi Giuseppe crebbe e una volta adulto mise su una bella ditta di distribuzione giornali. A quel punto uno se ne può fregare se le figurine non sono un passatempo in voga. Così, quando si trovò tra le mani un grosso lotto di vecchie figurine invendute, cominciarono a scintillargli gli occhi e prese a mormorare cose tipo Il mio tesoro. Quello che le aveva lì in magazzino a prendere polvere intravide il suo sguardo spiritato e subodorò l'affarone. Così disse con voce disinteressata, come se non fossero anni che cercava un pollo a cui appioppare tutto quel ciarpame. Se le prendi tutte, ti faccio un pezzo stracciato. Giuseppe fece di sì con la testa, mentre già gli prodevano le mani e forse aveva pure un po' voglia di tuffarcisi dentro come Paperone nel suo deposito d'oro, ma si trattenne e portò tutto a casa. Trovò le figurine che gli mancavano, ma quando posizionò l'ultima si accorse finalmente che forse aveva fatto una stronzata. Aveva comprato un magazzino di figurine e adesso le doppie gli uscivano anche dalla finestra. Qui, se non mi faccio venire un'idea, è un pasticcio. Beh, ho una ditta di distribuzione, le imbusto a caso a 2, ci aggiungo pure un palloncino e le vendo a un prezzo accessibile a tutti. Sarò mica l'unico sfortunato che aveva ancora un album da completare, no? In un anno ne vendettero per quelli che oggi sarebbero 400.000 euro. E così pensarono bene di reinvestire e aprire una stamperia. Era il 1961 e noi siamo qui ancora a incollare figurine sugli album, mentre la Lola è ancora lì che si rode. Tornando al museo, però, dovete capire che qui non ci sono le figurine Panini, o non molte almeno, ma quelle prima, quelle davvero storiche. Si parla della metà dell'Ottocento, quindi niente foto e niente stampe laser. Qui c'era gente che si doveva sbattere per fare un disegno e poi scomporlo in 12 colori diversi per poterlo stampare. Niente Photoshop e tutto sudore della fronte. Una roba che al solo pensiero io sono già stanca. Queste figurine venivano distribuite con tutto, dalle sigarette al dado per il brodo. Da allora invasero il mondo e crearono il famoso cielo mi manca tra grandi e piccini. La mia figurina preferita resta quella del bambino che cavalca una cavalletta. Non c'è nessun motivo logico al mondo per cui un bambino dovrebbe voler cavalcare una cavalletta. Più la guardo e più mi domando, ma perché? E più me lo domando, più questa figurina mi piace. Ma dai, avevi anche le collezioni delle figurine di Lamu. Non c'avevi solo Pamela Anderson, anche se la missione dell'ultima figurina mancante l'hai scazzata. Pazienza. Tuttavia questa esperienza ci ha permesso di conoscere un posto veramente meraviglioso, che vi consigliamo di visitare. Se vi è piaciuto il video, come al solito, seguiteci sul nostro canale YouTube, sul nostro blog e sui social Instagram e Facebook. Grazie, ciao!